Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete su Text Garage, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Oggi siamo qui con un'auto esclusiva, la nuova Audi S6 Avant con i motori diesel. Allora, per quest'auto ringrazio tantissimo Rental Plus che ce l'ha fornita, noleggia a breve e lungo termine di Cassano Magnago, via Bonicalza 114. In descrizione trovate il link del loro sito e della loro pagina Instagram. Allora, partiamo subito con la recensione parlando dell'esterno. Allora, la parte anteriore con una griglia single frame con delle cromature è bellissima da vedere perché mi piace tanto il disegno squadrato. Purtroppo in Audi non sono riusciti a integrare bene questi due enormi sensori, non so se si riescono a vedere, però questi due enormi sensori che non stanno tanto bene sulla griglia, anzi la rendono un po' brutta da vedere, cioè hanno peggiorato una cosa che sarebbe stata perfetta. Gruppi ottici, questi sono davvero belli da vedere, sono Full LED, Matrix, HD, è un optional, non esce così di base l'Audi S6. Hanno un'efficienza top, cioè si vede davvero bene e il LED funziona davvero bene, soprattutto di sera quando usate gli abbaglianti adattivi, ovvero tenete sempre accesi gli abbaglianti, ad esempio se vi incrocia un'auto gli abbaglianti si abbassano automaticamente in modo da non dare fastidio, e questa è una gran cosa. La linea del cofano è squadrata e ha anche delle venature che conferiscono un po' più di sportività rispetto ad una 6 normale. Molto sportivi sono anche i cerchi, in questo caso da 21 pollici, ricordo che il 21 pollici è optional, questo modello base esce con i 20 che comunque sono abbastanza grandi. I dischi sono giganteschi come le pinze, nere con stampato il logo S rosso, cioè con l'inserto rosso, anche questo molto bello e rendono un po' di sportività dell'auto. Parte laterale, vi dico subito che questo colore è stupendo, questo blu qua, davvero bello e risalta molto sotto la luce del sole, e trovo fantastico il fatto che abbiano deciso di mettere degli specchietti di colore diverso che richiamano il colore dei cerchi e delle cromature che avvolgono ad esempio la parte dei finestrini o che troviamo nella griglia anteriore. Allora vi faccio vedere come si sta a bordo. Chiaramente sedili in pelle, ve ne parlerò nell'onboard, vi dico solo che sono super comodi e sono automatizzati. Allora mi vado a sedere, questa è la posizione di guida del videomaker, io di solito sto un po' più basso. Comunque i sedili sono automatizzati e abbiamo la possibilità di memorizzare due posizioni. Inoltre c'è l'aiuto alla discesa dall'auto, ovvero quando vi fermate spegnete l'auto, aprite la portiera, se siete avanti col sedile, ovviamente se non siete indietro tutti e sdraiati, se siete avanti il sedile va un po' indietro in modo da agilitare la discesa dall'auto. Mentre sono sul sedile ho visto, in questo caso abbiamo l'impianto stereo Bang & Olufsen, che è un impianto stereo che suona davvero bene, 19 altoparlanti per un sound 3D all'interno dell'auto, quindi stiamo parlando di una cosa davvero fatta bene. Vi faccio vedere anche come si sta dietro. Adesso c'è lo zaino, spostiamo lo zaino. Io sono alto 1,75 m, questa qua è la mia posizione di guida. Se mi siedo dietro ho tantissimo spazio per la testa e allungo quasi completamente le gambe, quindi non c'è da lamentarsi. È un po' sacrificato invece il posto del passeggero perché sta comodo con le spalle, però c'è un tunnel centrale importante che dà un po' di fastidio ai piedi se si è su in 5. Comunque secondo me in 5 si riesce a fare un bel viaggetto abbastanza lungo. Ricordo che qua dietro abbiamo i controlli del clima touch, adesso non si vede perché sono spenti, comunque c'è questo schermino che controlla il clima touch e anche dietro c'è l'opzione, ho perso il microfono, c'è l'opzione del clima bizona, quindi alla fine su quest'Audi qui si ha un clima quadrizona. Passando alla parte posteriore ho notato come Audi abbia cercato di rendere un po' più tagliato il dietro, un po' più inclinato il lunotto, più versione Porsche Panamera per capirci, nell'insieme rispetto a un'Audi vecchia che aveva il lunotto un po' più spiovente. Parte posteriore, anche qui, fari posteriori a LED, c'è un piccolo estrattore, in questo caso in plastica,
pecca, enorme pecca, perché questi scarichi qua che vedete e che vi possono anche sembrare più belli di quelli delle vecchie classe S, in realtà sono finti, perché qui c'è la plastica e la mano non entra. Gli scarichi sono qua sotto e ce ne sono 2, non sono neanche 4 comunque. E il progresso ha deciso che gli scarichi anche sulle classi S devono essere finti. Apriamo il bagagliaio per farvi vedere quanto è grande. Ovviamente automatizzato anche il bagagliaio, automatizzata anche la cappelliera, ricordiamo, importantissimo. È gigantesco, se si abbattono i sedili diventano 1680 litri, quindi non so che cosa dovete metterci dentro una piscina, però comunque lo spazio è tantissimo. Ci sono delle guide qui per tenere fermi i bagagli. Se andiamo a tirare su, qua potete prendere i gancini da attaccare alle guide. Questi gancini qua sono da attaccare alle guide e poi ci legate i bagagli. Chiudiamo. C'è la telecamerina posteriore, chiaramente, come vedrete, perché ve ne parlerò nell'onboard. E niente, cosa dire di quest'Audi? Allora, secondo me la linea è stata migliorata davvero tanto rispetto a quella precedente, è un po' più slanciata, è anche un po' più grande. I cerchi da 21 sono colonna, i cerchi da 21 sono davvero belli e mi piace questo disegno. Fari funzionano bene, peccato appunto per gli scarichi che sono finti e vabbè, e peccato che non siano riusciti a integrare questi sensori sulla griglia in maniera da farla risaltare un po' di più e da non dover interrompere questa trama cromata, ecco. Siamo a bordo di questa nuova S6 Avant. Parliamo subito del motore, perché è una rivoluzione in casa Audi. Infatti le classe S, nuova S6 e S7, montano entrambe questo motore 3000 V6 diesel. Allora, si è passati al diesel e per gli appassionati del gruppo sportivo Audi SRS è un po' una blasfemia. Però questo motore qua ha tanta coppia, essendo un diesel, 700 Nm, 350 cavalli, 349 dichiarati, uno 0 a 100 in 5 secondi, che non è affatto male, e ha tutti degli accorgimenti per far sì che il turbo lag non si senta. Infatti ha una turbina elettronica. La turbina elettronica che cosa vuol dire? Che c'è un motore elettrico che attua il turbo e lo porta a 70.000 giri al minuto prima dei 1650 giri, ovvero fino a quando l'auto non riesce con i gas di scarico ad attivare da sé la turbina, c'è un motore elettrico che compensa questa mancanza, e quindi la coppia c'è tutta e fin da subito. Adesso siamo in dynamic, se schiacciamo l'auto va, la coppia è uniforme fino ai 4000 giri circa, oltre non serve andare secondo me, e trovo la risposta dell'acceleratore un po' lenta. Ad esempio, se adesso vado giù tutto ci impiega un po' a darmi tutta la spinta, ecco, piccola pecca per quanto riguarda il motore. È classificata come auto ibrida questa, perché? Perché ha un mild hybrid, che è un ibrido un po' più soft. Infatti c'è un sistema con una batteria al litio da 10 A che è dietro nel baule, piccolina, sistema mild hybrid a 48 volt. Questo sistema qua che cosa permette di fare? Permette di ottenere un veleggiamento fino a 40 secondi, quindi un tempo di veleggiamento abbastanza lungo. Questo consente di risparmiare carburante. Permette di avere uno start and stop che si attiva fino ai 22 km/h, quindi dai 22 km/h in giù avete la possibilità che si attivi lo start and stop, e diciamo aiuta il motore nelle fasi di accelerazione, di accensione, ad esempio appunto per lo start and stop.
È un ibrido soft perché non è in grado, questo motore elettrico montato sull'auto non è in grado di muovere autonomamente l'auto, quindi non ha abbastanza potenza per farlo, però comunque avete tutte le agevolazioni di un'auto ibrida, che non è male. Il sound, allora siamo sempre in dynamic. Il sound c'è, chiaramente sarà un sound attivato dagli altoparlanti anche per renderlo migliore. Adesso non so se rende tanto in camera, però comunque c'è, è piacevole, non è un sound aggressivo come su una vecchia Audi A6 ad esempio. Non è aggressivo, è un po' più da auto comoda questo sound qua, che c'è, è piacevole da sentire, ma niente di speciale, niente di che. Se mettete in comfort, ultima cosa sul sound, diventa silenziosissimo, a meno che non schiacciate tutto e andate come dei pazzi. Lì fa un po' di casino, ma è il rumore del motore, non è il rumore dello scarico, ecco. Del motore ve ne ho parlato, vi parlo un po' di come si guida e le sensazioni al volante. Allora, volante fatto bene, in questo caso è volante optional col taglio in basso che è un po' più sportivo, bello anche il logo S qua in rosso. Te lo trovo molto leggero anche in dynamic, perché è davvero leggerissimo e vi sembra di guidare una barca, perché non è precisissimo, non sai bene dove si trovano le ruote, perché appunto dà la sensazione che galleggi sulle sospensioni e quindi diciamo non è prontissima se dovete fare due curve veloci o una rotonda un po' veloce, ecco. Tuttavia è un buon assetto, sicuramente sportivo, trazione 4, quindi quella lì è impeccabile, lo sappiamo tutti, però appunto sembra un po' di galleggiare, non è precisissima, non è uno sterzo e un feeling da sportiva quando si guida forte, ecco, non si ha un irrigidimento importante e non trasmette grandissime sensazioni al volante, tutto qui. Parliamo un po' anche del come ci si trova a bordo, la comodità. Appena sono salito ho trovato i sedili morbidissimi, sono automatizzati chiaramente tutti i controlli. I sedili sono comodissimi, morbidi e abbastanza avvolgenti, nel senso che se fai due curve non ti sballottano, però magari non sono contenitivi come sedili di una Porsche, ecco. O di un Panamera, mettiamo, che potrebbe essere competitor di quest'auto. La tecnologia a bordo è tantissima, tutto l'infotainment. L'unica cosa che mi sento di sottolineare di tutto questo infotainment, che è tanti schermi touchscreen, tutto touchscreen, lo conosciamo, c'è il clima e tutto. Una chicca davvero bella è la telecamera 3D, che vi fa vedere quando andate in retro oppure a bassissime velocità quando state uscendo da un parcheggio ad esempio, vi fa proprio vedere l'immagine dell'auto quando si muove e che cosa c'è attorno all'auto. Altre cose, la frenata, non ho parlato della frenata, la frenata è potente, i dischi e pinze sono adeguati alla mole dell'auto. Vani portaoggetti, ce ne sono i soliti, attorno alle portiere. Qua abbiamo due vani per mettere le bottigliette. L'unica pecca dei vani è il fatto che se apro qui mi aspetto un vano bello profondo, invece c'è lo spazio per un telefono, due telefoni e le chiavi, e ci sono tutte le prese USB, SIM e SD. Ecco, qua ci stava secondo me un vano un po' più importante. Lo specchietto retrovisore è borderless, bello da vedere, ci sta. Le plastiche interne sono tutte di ottima qualità, niente sembra cheap, l'ancia è tutta rivestita in pelle, i sedili chiaramente sono in pelle. È molto bello il vetro panoramico diviso in due parti, sia per i due passeggeri davanti che per i tre passeggeri dietro. I vetri sono due e si possono aprire e chiudere separatamente. Considerazioni sull'auto, mi sento di dire che è indirizzata ovviamente chi vuole fare tanti viaggi e vuole un'auto confortevole con un po' più di pepe di un'auto normale. Non pensate di prendere quest'auto e avere un'auto sportiva, perché non è così.
anche in modalità dynamic, comunque non ha un grande assetto, non è rigidissima, il motore c'è, spinge, la coppia è tanta, però è comunque un motore diesel, quindi tanto a lungo, non tanta prontezza, nonostante siano state fatte molte migliorie con l'attivazione elettrica del turbo. Però non è un motore prontissimo, non è un'auto da portare in pista o da andare a fare i passi la domenica, ecco. È un'auto per fare i viaggi e per avere un po' di spinta quando serve. Non ho detto come si comporta sulle buche. Allora, in modalità comfort non c'è neanche da parlarle, l'auto si solleva, potete alzarla anche un po' di più a vostro piacimento. L'auto si alza rispetto alla modalità dynamic, le buche non le sentite neanche, come se stesse andando su un'autostrada appena rifatta. In modalità dynamic, che potrebbe mettere l'auto un po' più in crisi, in realtà non si sentono neanche in quella modalità lì, appunto perché l'assetto non è rigido. Facciamo vedere un po' di guida sportiva, così il videomaker qua a fianco si caga un po' addosso. Che barca! È una bella barca, cioè. Adesso proviamo una rotonda un po' veloce. Chiaramente su strada chiusa al traffico. C'è un po' di sottosterzo nonostante la trazione 4, ecco. Non che tutto quello che si dice sulle Audi che vanno dritte è vero, perché la curva l'ha fatta bene, però è un po' una barca, cioè c'è un filo di sottosterzo, ma la trazione 4 la fa uscire bene comunque. Diciamo che si appoggia tanto sugli pneumatici, secondo me. Si sente proprio che lavorano, che sforzano, perché non è rigidissima come macchina. Il nostro video termina qui. Fateci sapere cosa ne pensate dell'auto e di questa rivoluzione diesel che ha fatto Audi sui modelli S. Speriamo che non riprenda mai i modelli RS. E fateci sapere cosa ne pensate di quest'auto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, siccome è un'auto super esclusiva da provare, e noi ci vediamo al prossimo video. Poi taglio in post produzione tutte le cagate che ho detto, fai uscire un bel video e boh.